È live. Allora, in realtà non è una live, ma è una registrazione perché sì, tanto posso dire che voglio perché tanto poi dopo post produco. Allora, Valerio, è un po' troppo che non facciamo queste chiacchierate, ma d'altra parte te sei super impegnato, ormai sei diventato un designer di fama internazionale e fra l'altro ho visto che hai poi condiviso anche con me il post, ma sei diventato niente po' di meno che uno della crema selezionata da un'importante realtà, diciamo, di intelligenza artificiale generativa come si dice, ambassador. Sono molto contento. Senti, cosa bolle un po' in pentola, diciamo, da questo punto di vista dell'intelligenza artificiale generativa? Poi magari facciamo un affondo anche su Chimera se vuoi, eccetera, eccetera. Però sono successe tante cose, tanto che io, diciamo, faccio veramente fatica a stare dietro un po' a quello che sta succedendo. Mettiamo un po' di ordine. Allora, ti dicevi, dopo parliamo brevemente anche dell'esperienza di Ambassador in camera, di cui sono molto soddisfatto, contento e ringrazio Camera per la fiducia nei miei confronti. Dunque, sono successe tantissime cose, effettivamente sì, hai ragione, purtroppo gli impegni non ci hanno consentito prima di riuscire a fare gli impegni, gli eventi, no? Perché poi sono i giorni del Way Week, tutta una serie di eventi e di cose per le quali ci siamo un po' a deconcentrare da questo nostro flusso di coscienza online. E di novità ce ne sono state tantissime. Questo dell'intelligenza artificiale generativa è un mondo che corre come mai prima era successo, come mai prima c'era stato un periodo come questo. E abbiamo avuto altre novità nel corso della storia della tecnologia, ma mai come in questo momento. Diciamo che la novità più grande, quella mainstream, è stata l'arrivo del modello in ChatGPT del modello 4O, da non confondersi con l'O4, che è un altro modello di reasoning, mentre vi parlo del 4O, che è il modello di generazione delle immagini. È tramontato il periodo di DAL-E, che ormai era un tool assolutamente indietro rispetto agli altri, ma non è mai stato all'altezza degli altri per quanto riguarda il text to image, ed è nato ormai già da un paio di mesi, questo modello, un mese e mezzo, un paio di mesi, questo nuovo modello che si basa su GPT-1 Image, che sono le loro API per la generazione delle immagini. E qual è la novità di questo modello? La novità di questo modello è che non solo genera immagini tramite prompt, ma in realtà noi gli diamo dei prompt molto dettagliati, descrittivi e ben strutturati, che ChatGPT stesso ci può aiutare a fare, ma questa è un'altra storia. Ci genera anche delle campagne e quindi è in grado di generarci delle grafiche fatte e finite, complete di grain, payoff, di tipografia, di palette colori su richiesta, eccetera, eccetera, e ci dà un prodotto grafico già pronto all'uso. Spiego, pronto all'uso non CTRL-C, CTRL-V, copia e incolla, ma pronto all'uso nel senso che lo possiamo utilizzare come una ottima base di partenza sulla quale poi strutturare le nostre campagne. E quindi questo ci porta poi, ad esempio, ai brand e alla pubblicità che i brand possono realizzare, alle pubblicità, alle ads, alle campagne che i brand possono realizzare utilizzando come supporto questo tipo di strumento. Qui subito sottolineo quello che ogni volta diciamo in queste live, ma è molto importante dirlo: l'IA è un punto di partenza e non un punto di arrivo, è un ottimo assistente, non un sostituto. Non sostituisce le capacità che non abbiamo, ma potenzia quelle che noi abbiamo. Questo è importante ogni volta ripeterlo, perché altrimenti cadiamo subito nel tranello: ah, a posto, ora abbiamo un ChatGPT 4, fa tutto lui, noi digitiamo un prompt. No, non è così. Però ci semplifica molto il processo produttivo e ci dà la possibilità di snellire, velocizzare e semplificare il processo produttivo delle idee, e quindi di vedere subito quelle che si chiamano bozze delle idee per poi andare verso la direzione che cerchiamo. Questo stesso tipo di modello era quello che poco prima era stato rilasciato da Gemini 2.0 Image, che poi è stato ritirato dal lab ed è stato inserito all'interno di Tool, perché poi purtroppo ne era stato fatto un uso, diciamo, sconsiderato, e cioè sostanzialmente venivano caricate migliaia di immagini con watermark, e levava il watermark
e questo stava causando perdite di denaro, soprattutto nei grandi depositi online di fotografie, in particolare qui era Getty Image che era stato preso di mira, per cui Google ha ritirato il modello dal lab e lo ha poi inserito all'interno di Gemini, nella chat, con tutta una serie di layer per i quali questa cosa non è più possibile. E il modello di Gemini ci offre, insieme a codice GPT, ma io per le prove che ho fatto direi in maniera leggermente migliore, la possibilità ad esempio di editare le immagini in maniera puntuale. Quindi se noi nel nostro caso avessimo una modella che indossa un paio di jeans e una maglietta, potremmo chiedere di sostituire la maglietta con una giacca di velluto e con un pantalone di seta e anche di dargli un colore particolare. Ricordo sempre a questo proposito che si tratta di intelligenza artificiale generativa. Che vuol dire? Vuol dire che le immagini vengono ogni volta rigenerate, quindi c'è un grosso problema alla base di coerenza del prodotto. Ecco perché sono una base di partenza ma non di arrivo. Poi non da ultimo, qualche giorno fa, Flux, che è uno dei modelli di generazione di immagini più versatili, quello che attualmente riesce a dare la consistenza di carattere, cioè la somiglianza del volto di una persona o la consistenza nei modelli, quindi quella del prodotto che viene sempre con la stessa forma, sempre con lo stesso, con le stesse dimensioni, eccetera, eccetera, ha introdotto un nuovo modello che si chiama Context, che praticamente consente non solo la generazione delle immagini, che quella già era appannaggio degli altri modelli del Pro, del Dev, dello Snell, ma dà la possibilità di editare le immagini, quindi la stessa feature che hanno ChatGPT 4o e Gemini 2.0. Noi possiamo tramite prompt chiedere al tool, dopo aver generato un'immagine o anche caricando una nostra immagine, di modificare dei particolari. Se ad esempio abbiamo una modella caucasica, potremmo chiedergli l'asiatica. Se abbiamo una modella con i capelli lunghi, gli potremmo chiedere di allungare i capelli e di fargli un colore diverso. Se indossa un certo tipo di abbigliamento, potremmo chiedere di indossarne un altro. In questo caso non avviene una rigenerazione di tutta l'immagine, non è un in-paint, cioè la selezione dell'area, la modifica, ora già la facevano tutti prima, ma tramite testo il modello riconosce l'area che deve andare a modificare e lo fa in autonomia, cioè non c'è bisogno di andare sull'immagine a evidenziare un'area con un pennello o un selettore, ma basta il testo. Io carico l'immagine, genero l'immagine e poi gli dico cosa voglio modificare. Di generazione in generazione riesco ad arrivare a un output finale che si avvicina a quello che, o che realizza quello che desideravo. Inoltre ha un'ottima resa del testo, stessa caratteristica che ha ChatGPT 4o, che è una nuova funzionalità molto interessante di questi tool, dato che il testo era il loro tallone di Achille fino a questo momento. L'unico tool text to image che riusciva a riprodurre il testo in maniera molto fedele era ed è Ideogram. Adesso ce ne sono diversi che sono. Poi, diciamo, per concludere la carrellata delle novità, perché altrimenti facciamo notte, e Mid Journey ha rilasciato la versione 7 da 2 mesi e mezzo, 3. All'interno della versione 7 ci sono moltissime novità, tantissime novità, e una di quelle più interessanti è l'estensione dell'editor delle immagini, quindi anche in Midjourney posso o generare o caricare immagini esternamente, e l'editor si comporta come Photoshop, cioè hanno inserito i layer, i vari livelli, quindi posso inserire più immagini all'interno dello stesso edit, dello stesso pannello di editing, o più parti di quell'immagine, scomponendole in vari livelli. Posso andare a rigenerare tenendo conto dei livelli, parte o tutta l'immagine, e avere quindi nelle iterazioni una ampissima gamma di soluzioni, di possibilità. Di Midjourney quello che va sottolineato fin dall'inizio è stato così, è il fotorealismo, che è mostruoso, e l'aderenza al prompt, cioè la capacità di Midjourney di comprendere quello che noi gli diciamo è pressoché unica. D'altro canto però purtroppo ancora abbiamo grossi problemi con il testo, che è il prossimo ostacolo che sto cercando di superare, con probabilmente ormai la versione, non credo 7.2, ma si parla addirittura di quella successiva. Staremo a vedere. E questo è il panorama del text to image. Non andiamo sul resto, se no era più, perché nel frattempo anche nel text to video è arrivato Kling 2.1, è arrivato Veo 3 con Flow, che è tutto il nuovo sistema di generazione di video e di editing video, cioè se ci addentriamo in questo, no? Quindi questo è quello che è successo all'interno del panorama. Poi tu mi chiedevi di Chimera. Allora, Chimera, io ho avuto il piacere di essere nominato insieme ad altri creator italiani e internazionali ambassador,
E quindi sostanzialmente Camera dà la possibilità a noi ambassador di produrre del materiale promozionale che poi tramite il loro canale viene diffuso a livello globale. Camera attualmente è il tool di virtual try-on migliore che esista. Che cos'è il virtual try-on? Faccio una brevissima parentesi. Il virtual try-on è la possibilità, avendo una foto di un capo di abbigliamento, anche soltanto una, riuscire a inserire quel capo di abbigliamento su un modello, qualsiasi, uomo, donna, bambino, di qualsiasi età, di qualsiasi etnia, qualsiasi. E Camera al momento è il tool che dal punto di vista dell'output dà i risultati migliori. Tra l'altro sono stati fatti notevoli migliori, è stato rilasciato un nuovo modello che si chiama Click, che consente la generazione anche di un catalogo intero di prodotti, quindi non un capo alla volta, ma più capi tutti insieme che possono essere generati con lo stesso modello o con più modelli, quindi posso decidere di far indossare tutto il catalogo di abbigliamento ad un solo modello che mantiene la coerenza del modello o a più modelli. E questo diciamo consente, per quanto riguarda poi il fashion design, perché qui entriamo proprio là nel vivo del fashion design, produce notevoli vantaggi. Perché? Perché dà la possibilità ai brand di sperimentare moltissimo ed è un grandissimo volano per l'economia circolare del fashion design. Di che cosa intendo dire? Che ad oggi, fino ad oggi, prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, per sperimentare bisognava comunque produrre, e qui poi tu puoi confermare in pieno quello che sto dicendo, bisognava comunque produrre, anche se in forma di modelli, i capi, quindi realizzare dei tessuti anche grezzi, realizzare un minimo di capo di abbigliamento anche semplicemente a livello così di modello prototipico e poi questo modello eventualmente andarlo ad adattare su un modello, su una modella. Quindi c'è tutto un processo di dispendio di risorse sia di tipo economico che anche di tipo di materia che oggi è possibile abbattere perché io tramite tool di intelligenza artificiale che mi generano il capo e tra questi avevamo visto in una delle nostre precedenti chiacchierate Newark, ma ce ne sono diversi che fanno questo tipo che generano questo tipo di risultato. Mi viene in mente Raspberry, mi viene in mente Fermap, ce ne sono molti. Diciamo che Newark è quello che io ho sperimentato più a lungo e che sembra dare risultati molto molto buoni. Quindi oggi posso produrre il capo semplicemente da un disegno vettoriale, un disegno, una scansione, qualsiasi cosa, e poi posso applicare a questo modello il mio, il mio tessuto. Come? Digitalizzando il tessuto e applicandolo tramite l'intelligenza artificiale al mio capo. Dopodiché questo capo io lo posso passare a tool come camera e quindi far indossare questo capo in maniera virtuale a qualsiasi tipo di modello, in qualsiasi tipo di contesto, perché qui parliamo di foto che possono essere ambientate in uno studio, che possono essere ambientate in una qualsiasi location esterna e questo chiaramente dà la possibilità ai brand di esplorare e sperimentare come mai prima d'ora. E dal punto di vista dell'ecosostenibilità, se da un lato è vero il discorso che l'intelligenza artificiale è vero che ancora oggi richiede ehm, grossi contributi a livello energetico, dall'altro però è anche vero che in questo caso abbatte moltissimi altri costi della produzione del tessuto, quindi proprio risparmio della materia prima, ma risparmio anche nella lavorazione della materia prima, delle macchine che lo devono realizzare, piuttosto che delle persone che devono intervenire nella catena di montaggio e quindi apre la possibilità, ripeto, ai brand di sperimentare moltissimo e di provare, perché magari ci sono, faccio un esempio, su un capo di abbigliamento ci sono 3 varianti e ognuna di queste ha 5 tessuti, quindi parliamo di 15 capi. I 15 capi li posso realizzare in maniera virtuale, una volta che li visualizzo posso decidere quali portare nella realtà in base a quello che vedo. Cioè, le potenzialità dell'intelligenza generativa applicate all'ambito del fashion design sono praticamente illimitate perché si possono applicare a tutti i livelli, da quello di progettazione fino a quello di produzione finale di uno shooting, di un video,
e di tutto quello che concerne poi la diffusione dell'immagine del brand. E chiaramente questo discorso implica anche il fatto che servano, e questo l'ho sottolineato già all'inizio di questa chiacchierata, servono poi professionisti che possano mettere a terra questo tipo di, di generazioni di prodotti virtuali. E quindi qui mi collego a un altro discorso che sento molto spesso anche da colleghi un po' spaventati, no? Il famoso l'IA ci ruberà il lavoro. E io gli rispondo no, l'IA non ci ruberà ruberà il lavoro a chi non sa usarla. A chi sa usarla non lo ruberà, perché l'intelligenza artificiale sarà uno strumento che accompagnerà il professionista, non che lo sostituirà, perché quando io mi metto davanti a un tool, come citavo prima Camera, non è che Camera fa da solo, o ancora non è così. Quindi se io mi metto davanti a Camera e ho le capacità professionali per guidare quello strumento al risultato che io desidero, lo ottengo. Altrimenti è come mettersi alla guida di un veicolo senza la patente. Dove metto le mani? Boh, forse sul cambio, forse sul freno. Quindi questi strumenti richiedono in maniera precisa e puntuale la guida di un professionista e qui vengono anche al nostro discorso e anche alla partnership, perché poi ad esempio io ho delle capacità che sono inerenti al mio mondo, quello dell'art direction, della creazione, della creatività, della creazione di output, però poi in questo caso mi serve l'esperienza tecnica di una persona, come nel tuo caso, che conosce quel mondo, quindi che conosce il mondo dei tessuti, che conosce il mondo del fashion, altrimenti io mi metto lì e cosa genero? Cioè cosa faccio? Non ho e non solo, ripeto, non priverà i professionisti del proprio lavoro, ma li connetterà. È un eccezionale catalizzatore e connettore di professionalità che poi quando si uniscono sbocciano in risultati inaspettati. Perché io devo dire, Camera, parlo di Camera perché è quello che utilizzo più frequentemente in questo ambito. Cioè, io diciamo uso un parallelo, mi giorni e Camera, perché i miei giorni mi faccio il brainstorming e poi in camera mi importo gli shooting e li lavoro mettendo il frame on degli abiti, no? Quindi, cioè, questo tipo di flusso di lavoro, che sono 6 mesi circa, che sto implementando, ma era impensabile fino ad oggi in realtà. Per cui se si accetta l'idea che gli strumenti evolvono e che questi strumenti sono a nostra disposizione per favorire l'innovazione, per favorire il progresso, andremo molto lontani. Altrimenti è un po' il discorso di quando è arrivato Photoshop, i grafici no, ma le brochure o illustrate non si fanno col computer, le brochure si fanno a mano per la matita, no? Perché no, fare la brochure con è un'eresia. Oppure, che ne ho ancora più indietro, quando dalla pittura si passò alla fotografia, e i pittori dicevano, vabbè, ma che cos'è questa cosa? Questi arrivano, fanno 5 secondi uno scatto, io sto lì un mese, mi studio tutto quanto. In realtà poi sono strumenti diversi, con obiettivi diversi, che hanno professioni diverse e sono continuati a esistere, perché ancora oggi esistono i pittori, esistono poco i grafici che fanno le cose a mano, ma lì è stata una questione di tempo, perché ancora c'è qualcuno veramente che fa cose a mano, ma magari sono edizioni di pregio. Io per esempio conosco persone che lavorano alla zecca dello Stato, che fanno gli incisori piuttosto che gli illustratori, ma perché quelli producono degli output che poi sono banconote oppure testi altamente di altissimo livello, di altissima qualità, che realizzarli digitalmente sarebbe impossibile, perché richiedono proprio una competenza artistica. Quindi diciamo c'è spazio per tutti, basta avere pensiero critico e lungimiranza. Queste sono le doti che secondo me sono indispensabili in questo momento. Capire col pensiero critico quali sono gli scenari, e lungimiranza, cioè dove andare poi, cioè in questi scenari dove andiamo, dove ci dirigiamo. Questo è un po' il grande panorama. Stavo leggendo delle notizie stamattina, proprio con l'idea anche, e probabilmente aumentare anche un po' con te. Allora, a Carpi domani ci sarà un evento, FAI, Facial Artificial Intelligence, per esplorare l'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa nei processi creativi e produttivi della moda, con interventi di esperti e casi di studio. E dopo te la vai a guardare. Questo è, diciamo, per dire che in realtà sì, è vero, c'è
e se ne parla ancora tanto, soprattutto in questi giorni, di questa, diciamo, paura dell'intelligenza artificiale, ok? Però allo stesso tempo l'intuizione secondo la quale è uno strumento che può essere, diciamo, molto di aiuto in vari tipi di flow lavorativo, no? E ora parlavi del tuo flow che riguarda un certo tipo di mestiere, ma ci sono tanti, no? Mestiere, lo storytelling, per dirne uno fra i tanti e probabilmente il primo con cui si è incominciato a lavorare, no? C'è una intuizione ormai generale che si sta espandendo, no? Per cui ci sono anche realtà territoriali che ci investono. Ora, noi siamo stati in contatto, fra l'altro, con i nostri bro che salutiamo tutti, e loro sanno di chi parliamo. E, abbiamo visitato varie fiere. Io ho partecipato ad una, dovevi esserci anche te, poi per vari problemi non ci sei stato, ma è stato appunto come se tu ci fossi stato. E in questi giorni abbiamo visto, no, che gli altri hanno partecipato a altre eventi che però hanno tutti una caratteristica, quella di essere molto mainstream, anche se poi all'interno ci sono vari cassetti, no? Vari piccoli speech più o meno brevi con personaggi più o meno famosi e più o meno di nicchia, no? Però esiste anche, guarda, come questa notizia a Carpi, una realtà di territorio che però non fanno una cosa generale, diciamo un evento di carattere generalista, ma fanno un evento che è verticale su un tipo di utilizzo. No? E questo la dice lunga sul fatto che mentre da una parte c'è chi si sente minacciato, dall'altra invece no, perché è chiaro l'interesse di chi fa un evento del genere, coinvolgendo magari anche start-up che fanno prodotti su questo tipo, ma se fanno un evento vuol dire che ci sono interlocutori come ad esempio te, io e quant'altro che vanno, no, a vederlo perché ne fanno un utilizzo normale. Prima che tu parta, perché tanto io lo so che parti a manetta come un treno, ti do un'altra notizia veramente interessante. Dati sull'adozione in Italia, diciamo dell'ultimo mese. 13 milioni di italiani hanno utilizzato applicazioni di intelligenza artificiale generativa ad aprile 2025, che è stato il momento in cui c'è stato un boom, per cui anche ChatGPT, che non nasce per queste cose, anche se adesso fa delle soluzioni anche interessanti che possono essere utilizzate. Ovviamente il livello non è come i prodotti che hai appena citato te poc'anzi, ma insomma può essere utilizzato in certi modi, soprattutto per quelli un po' più di basso livello qualitativo e più legati a una comunicazione, no? Che comunque prima avrebbe richiesto tanto tempo in più, ok? E anche molte risorse in più. Quindi 13 milioni di italiani nell'aprile 2025 hanno usato questo tipo di applicazione di intelligenza artificiale generativa, rappresentando il 28% degli utenti internet nel paese, con una crescita del settore in quel momento lì del 31% nei primi mesi dell'anno. Ora, pensiamo in termini della produttività, ma anche dell'economia. Il 31% vuol dire che il 31% delle persone che normalmente utilizzano questo tipo di prodotti su internet, in remoto, in locale, eccetera, eccetera. Io penso a tutti gli strumenti che usano gli architetti come il CAD, oppure che comunque anche tutto il gruppo Adobe, no? C'è un sacco di cose che vengono normalmente utilizzate, gente come te utilizza da 20 anni, no? E che ogni 4-5 mesi anche lì se ne escono con delle nuove release galattiche, fra l'altro, vuol dire che il 31%, come dire, è un aumento in un mese, è un aumento quantico del settore, ok? E dell'utilizzo, il che vuol dire in realtà potenzialmente nuovi tipi di lavoro, no? Nuovi utilizzi. Quindi è in realtà il contrario. Io qui dico sempre che, come ho detto anche al nostro amico Raffaele, che mi ha messo fra uno degli intervistati nel suo video con mia grande sorpresa, io gli ho detto: ti fa paura l'intelligenza artificiale? Io ho risposto: per me il problema non è la paura, perché la paura non è un criterio, il criterio interessante è la curiosità, ma vedo che mentre prima ero uno dei pochi, l'interesse monta.
Ok, questo ho finito il contributo che posso dare oggi, era tutto a... Direi che hai centrato il punto. Sull'evento di karting non lo sapevo, ma ce ne stanno fortunatamente nascendo moltissimi anche in questo ambito. A fine maggio c'è stato dalle due parti a Firenze l'EP Summit, che è un summit dedicato al fashion e al luxury, e quest'anno è una 2 giorni in cui molti degli speech sono stati dedicati all'uso dell'intelligenza artificiale generativa o alle nuove frontiere che si aprono. Per quanto riguarda l'ultimo discorso che facevi, la percentuale sarà in crescita, il trend continuerà a crescere perché l'intelligenza artificiale generativa passerà sempre meno dall'essere un prodotto e sempre di più all'essere un servizio, per cui verrà integrata ovunque come già è, perché Gemini è già integrato nelle email, in Gmail, in tutta la suite Workspace, come dall'altro lato su Office, Microsoft Copilot, perché nei nostri telefoni Siri è stato sostituito da ChatGPT, cioè sempre Siri, ma adesso è ChatGPT, sotto ci sono le API di OpenAI, non è più l'assistente di Mac, anche su Android non è più Hey Google, ma è diventato Gemini. E i prossimi Samsung, gli S26, avranno Perplexity come assistente di base, che è un'altra intelligenza generativa chatbot, chiamiamola così, e questo trend tenderà ad aumentare. In Maps sono state introdotte le mappe interattive con l'intelligenza artificiale che ti suggerisce i luoghi in base alle tue preferenze, quindi se ho cercato un ristorante di sushi, lui quando cercherò ristoranti in automatico mi darà quelli di sushi perché sa che mi piace il sushi. Cioè, è tutta una serie di cose per cui alla fine non sarà più un prodotto, ma sarà un servizio. Il No, tempo è il tiranno. tempo è finito, è tiranno. Volevo salutarti, ti ringraziarti e dire fra l'altro a tutti che anche la mia agenzia ha un progetto proprio su questo tipo di funzionalità di cui abbiamo parlato e parleremo in altra sede. Comunque, se siete interessati, potete contattare la nostra agenzia e parte del team è il qui puntuale, grandissimo Valerio. Alla prossima, ci sentiamo. Finito così.